Estamos en un sitio muy particular que se llama Antica Dolcería Bonaggiuto y aquí se hace un chocolate delicioso que solo pertenece a la familia que lo produce y a este sitio, y es el chocolate de la antigua Sicilia. Y Virginia nos va a acompañar en esta visita, tanto en la tienda, tanto en donde se produce la pastelería, pero y sobre todo donde se elabora desde el cacao el chocolate de esta familia característico de Bonaggiuto. Grazie Virginia. Vamos. Venite con me. Sì, andiamo. Benvenuti. Grazie mille. Grazie. Oh, Come posto è bellissimo, no? sì, Grazie. veramente. Anche per lavorare è bello dove stare qua. Ok, Sì, è un laboratorio molto recente, lo abbiamo aperto nel 2019. Veramente che lo trovo. Com'è? Questa è la cioccolata fredda. chocolate fredda, chocolate frío, pero es cremoso. A ver, pruébalo, capitán. Wow, questo ti gusta molto a te. Oh, mi piace da morire il cioccolato molto intenso. Sì. Noi per fare la cioccolata fredda utilizziamo la massa di cacao, lo zucchero, farina dei semi di carrubo, che è un addensante locale, e l'acqua. Cacao, Zucchero, azúcar. farina dei semi di carrubo, Ah, la farina, ti faccio vedere il carrubo. sí. Harina de algarrobo. E i semi del carrubo. La harina es del algarrobo en español. Qual è la differenza di usare questa farina? Questa farina qui è senza glutine. Ah, no tiene gluten. Così dell'albero non ha glutine? Sì, si utilizza il seme, dentro il carrubo, dentro questa bacca c'è il seme. Dal seme si ottiene l'addensante che è senza glutine, che è come l'amido, però l'amido di frumento ha il glutine. Ah, guarda. Cacao, harina de algarrobo, azúcar E acqua. y agua. Semplice, Sí, questo, è buonissimo. È buonissimo. ok, Benissimo. delicioso. Ok, y tu mi puoi dire gli origini del cacao, Certo. del vostro cacao? Sì, del cacao o del cioccolato? Proprio della lavorazione? Sì. Ok, benissimo. Lo dico in italiano e tu lo... Sì, Sì, perché- dopo ci dobbiamo tradurre tutto, lo facciamo con il sottotitolo. Ok, Ma più o meno perfetto. l'italiano è simile. Certo, sì, sì, sì. Tu tranquilla. Benissimo. Allora, il nostro cioccolato ha delle radici molto molto antiche. Nello specifico, questa tipologia di lavorazione è una lavorazione azteca. Nell'America precolombiana, infatti, il cacao veniva macinato sul metate, che è uno strumento azteco, questo qui, su cui si andavano a macinare i semi di cacao. Quindi sotto si metteva un bracerino, si macinava il cacao. Dopodiché questo cacao, che diventava un po' liquido, perché all'interno della massa di cacao ovviamente c'è una parte magra, che è quello che conosciamo come cacao, e una parte grassa, che è il burro di cacao. Quando la massa di cacao è allo stato liquido, in passato veniva diluita con un pizzico di peperoncino e acqua. E questa per gli aztechi era la Xocoatl,
una bevanda molto amara ma molto energetica, quindi dava tanta energia per chi doveva affrontare dei lavori molto faticosi o per riprendersi da delle battaglie o sempre da dei lavori molto faticosi. E anche un po' piccante, no? Perché c'è il peperoncino. Certo, molto piccante e molto amara. Infatti, quando arrivano gli spagnoli scoprono l'America alla fine del 1400. Quando arrivano gli spagnoli e assaggiano questa bevanda amara e piccante, rimangono quasi sconvolti. Non avevano mai provato prima il cacao e non avevano mai assaggiato niente di così amaro e così piccante. Quindi pensano bene di aggiungere sul metate, quindi sulla stessa pietra, oltre al cacao, anche lo zucchero. Ah, los españoles han añadido el azúcar al producto original, que era el cacao un poco picante, que los aztecas en su día trabajaban en este aparato, se ve, y luego hacía la masa que se extraía era picante en el origen, y los españoles le añadieron completamente epustuflón delante de este producto, le añadieron azúcar. Para hacerlo más al gusto europeo. Exacto. Si no, claro, para nosotros los europeos era demasiado fuerte, ¿no? Sì, sì. Buonissimo. Per il gusto europeo era proprio troppo amaro, tant'è che anche il primo cioccolato Bonaiuto, adesso lo vedremo, il primo cioccolato Bonaiuto era al 50% di cacao, 50 zucchero con vaniglia o cannella, quindi tanto zucchero e le spezie per renderlo proprio un po' più dolce, un po' più accogliente al palato, alla bocca chiaramente degli europei e dei siciliani. Ok. Soprattutto dei siciliani. Ma c'è uno con meno zucchero? Oggi sì. Ah. Allora Maria, prima di farvi vedere come si fa il cioccolato, vi facciamo giusto vedere qualche fotografia qui dietro di noi per capire come funziona una piantagione. Ok. Il cacao infatti non viene coltivato in Sicilia, qui lo lavoriamo solamente, ma tutto il cacao viene importato dal Centro America, Sud America, dall'Africa equatoriale, quindi è tutto chiaramente coltivato in quei territori dove c'è un clima tropicale, molto caldo, molto umido durante tutto il corso dell'anno. Dove lo prendi tu? Noi lo prendiamo per il bean to bar, quindi per le tavolette che facciamo in questo laboratorio. Il bean to bar significa letteralmente dalla fava alla tavoletta, e sono 6 tavolette che facciamo, o meglio sono 8 tavolette che facciamo all'interno di questo laboratorio acquistando semi di cacao ancora crudi. E noi qui facciamo tutta la lavorazione a partire dai semi di cacao, quindi sono origini diverse, abbiamo Venezuela, Messico, Colombia e Perù. Le foto che vedremo lì sono state scattate in Venezuela. Ok. Questo nello specifico è il fiore dell'albero del cacao, che ha 2 fioriture nel corso di un anno, una in primavera e l'altra in autunno, ma di questi fiori solo il 3%, quindi una percentuale molto molto piccola, riuscirà a generare il frutto, la cabossa, che poi è questa qui. La cabossa può avere diverse colorazioni, quindi vanno dal verde, giallo, arancione oppure questa tipologia rosso-bruno. Cresce direttamente sul tronco degli alberi e quando è giunta a maturazione viene prima raccolta e poi tagliata con un macete. Quindi si fanno tanti piccoli taglietti sulla buccia della cabossa, il frutto si apre in 2 e dentro ci sono i semi di cacao. Questi? Sì, che sono però ancora molto diversi, questi sono molto scuri, il seme di cacao appena estratto è molto chiaro, quasi bianco, ma è soprattutto molto dolce. Ah, così è dolce? Sì. No, pensavo che così era Amaro. No, Anche io? o quasi acido, no, in realtà no. Questi semi di cacao sono avvolti da una gelatina che è molto zuccherina, è ricca di acqua e zucchero. La gelatina serve a proteggere i semi e a tenerli insieme dentro il frutto. Sì. La prima fase di lavorazione del cacao è la fermentazione, quindi una volta aperta la cabossa ovviamente l'ossigeno entrerà in contatto con i semi e la fermentazione è un processo che inizia in maniera spontanea, quindi non viene aggiunto nulla,
ma i semi vanno messi all'interno di queste vasche proprio di fermentazione, coperte con delle foglie di banano e vengono lasciate fermentare anche per 7-8 giorni. Ok, una settimana Sì. fermentato. Dopo la fermentazione, finalmente questi semi possono essere trasferiti all'aria aperta, quindi vengono lasciati ad asciugare sotto il sole per altri 9-10 giorni. E questa è la piazza centrale del villaggio di Chuao. Lì si Venezuela. Ok. si vantano delle condizioni climatiche molto particolari, perché Chuao si trova tra il mare e le montagne ed è considerata una tra le piantagioni più antiche del mondo. E quella di solito poi è l'ultima fase di lavorazione del cacao, perché il passaggio successivo sarà poi ovviamente la spedizione. Ok. I semi viaggeranno via mare, sono dei carichi molto pesanti, quindi viaggiano via mare all'interno di quei sacchi Nuta, Ok, de estos. Ah, ok. che è il materiale perfetto perché è molto traspirante. Ah, ok. Quindi ovviamente l'aria riesce ad entrare all'interno e poi ad uscire. Ok. Questo chiaramente garantisce che il prodotto possa arrivare in ottime condizioni. Ok, respira durante il viaggio. Sì, Ok. esatto. Nonostante questo, non appena i semi arrivano qui, i nostri artigiani devono comunque controllare la qualità. Devono accertarsi che i semi siano buoni prima di lavorarli. Per fare il controllo qualità si utilizza uno strumento molto particolare, ha un nome molto originale, la ghigliottina. I francesi sappiano tanto della vita. Sì, la conoscono benissimo. Vero. Questa però è meno pericolosa della ghigliottina francese, perché i semi vanno messi su una parte di questo strumento che poi si chiude. Si avvita per bene, così i semi sono molto compatti, e poi con la ghigliottina si tagliano in due. Si tagliano in due. E questo controllo qualità lo si fa solo sull'1% di tutti i semi. Quindi si controlla, sì, l'1% di un sacco. Se il controllo qualità viene superato, si procede con la lavorazione. Ok, allora con questa fase abbiamo pulito bene tutto il sacco dei semi di cacao, abbiamo tolto tutto ciò che non andava bene. Fuori? Quindi il passaggio successivo sarà poi il più importante, che poi è anche il più affascinante nel mondo del cacao, la tostatura. Ah. Andremo a tostare i semi all'interno di quel forno. La tostatura è considerata la fase più importante per la lavorazione del cacao perché è quella che va a mettere a punto gli aromi. Il cacao può avere tantissimi profumi diversi, ma questi profumi li ottiene solo dopo che il seme è stato tostato. Tostato. Di solito la tostatura richiede un 30-32 minuti. La temperatura non è mai fissa, può andare dai 105, 110, 115 gradi centigradi. C'è da dire una cosa, noi facciamo tavolette di cioccolato monorigine, quindi ovviamente è molto importante che i nostri artigiani sappiano come tostare i semi di cacao venezuelani, quelli peruviani, quelli colombiani. Ah, perché diversi. Ogni tipologia di cacao può avere delle necessità diverse, Ok. perché in base al gusto che si vuole dare prima al cacao e poi alla tavoletta può cambiare qualche minuto di tostatura, può cambiare anche leggermente la temperatura. O sea que es súper importante de dónde viene el grano, el cacao, pues se tosta más o menos tiempo. O sea, no se puede poner el mismo tiempo para todo el grano, todos los granos. Ok. E poi solo dopo aver tostato i semi di cacao si possono sbucciare. Buchare. Sì. Allora il seme di cacao infatti ha una buccia, una piccola pellicola che lo avvolge, Ah, ok. che non si utilizza per fare il cioccolato. Ce lo Y fa vedere questo, Gabi. y questo se... Allora, questa è una fase che nelle piantagioni avviene ancora manualmente, però doveste visitare le piantagioni, viene ancora fatto a mano. Quello è. In laboratorio, Esto es el grano. Esto se quita, la piel se quita. questa è la buccia e questa è la granella. Y dopo il... Dopo la tostatura si Sì. può sbucciare, perché i semi vanno tostati con tutta la buccia. Sabe a chocolate, sabe a... Molto intenso. Amaro? Y pica un poco, es verdad. ¿No? No, No, il mio no. es el amargo.
es que es amargo. Sí. Ok, se tosta diferentes minutos según el grano y después se quita la pielecita esta. Ok, dopo? La sbucciatura in realtà è una di quelle fasi che facciamo in maniera meccanica. Quindi è una di quelle fasi per cui non utilizziamo il lavoro artigianale manuale, anche perché ovviamente ogni sacco contiene migliaia di semi di cacao. Lo facciamo con quella macchina che è chiamata frangicacao. ¿Cuál? Questa qui. Vale. Esta parte de la elaboración lo hace siempre una máquina para separar el grano tostado de la pielecita esta que se quita fácilmente después. Meno male. Noi andremmo... Ok. Sì, Fare tutto questo a mano. ci vorrebbe tantissimo tempo. sì. Penso sarebbe anche un po' Troppo, doloroso sì. comunque a fare questo Sì. movimento Sì, anche, per... anche costaria un sacco. Sì, perché richiede troppo Molto tempo. di più. Sì. Ok. La moneta più cara del mondo. Il più caro del mondo, più buono ma il più caro. Allora, quella macchina funziona in questo modo. Gabi andrà a mettere i semi di cacao dentro la tramoggia. La tramoggia serve a schiacciare il seme di cacao così che si possa separare la buccia, che è quella esterna, dalla granella, che è la parte all'interno. Ponte aquí, amor, porque ella va, creo que va a poner dentro, ¿no? Sí. Ponte aquí mejor. Se volete mi sposto, mi metto di là o... Noi di là e lui di là. Ok. Questo. Quindi i semi andranno dentro la tramoggia e la tramoggia procederà a schiacciarli, così da rendere la separazione più semplice. Ok. Questo perché i semi verranno spezzati dalla tramoggia e poi la parte pesante, che è quella commestibile, cade verso il basso, Ok. perché c'è la forza di gravità. Mhm. Poi dove ci sono quei tubicini Ah, c'è un aspirapolvere, un aspiratore Ok. che va ad aspirare La- tutte le bucce, perché sono molto molto leggere, molto Ok. sottili e molto leggere. Ok. Qué aparato más espectacular. Possiamo andare, vediamo come funziona. Sí. Vediamo qua no? No, sono solo in due. Quindi la granella cade giù e le bucce vengono aspirate. Vano. Il cioccolato viene qua. No, aquí en la piel. Ah, il cioccolato. Chocolate ahí. Claro, este es más ligero. Entonces, aspira la pielecita. Entra y le tomo la... Ah, no hay que poner un... Vogliamo mettere il Sí, camice? sí. Primero, vamos, pasa. Que hay que poner un... Lo prendiamo di là, Ah, solo è qua. perché poi forse volevano fare delle altre cose. Prendo solo uno. Ma no, prendine due. Te tienes que... Sal, amor, te tienes que poner el traje. Allora, il mulino funziona tramite un sistema a doppia rotazione, quindi abbiamo un disco di pietra sul fondo che gira e poi due pietre che stanno anche girando sul disco che sta già ruotando. Questo sistema di doppia rotazione fa aumentare la temperatura, quindi non c'è del calore, ma il calore si autogenera per lo la sfregamento, sì, per la frizione tra le pietre. Tant'è che noi mettiamo i semi di cacao che sono solidi, li abbiamo visti anche prima, appena usciti dalla frangicacao. Se però date un'occhiata, quello che c'è all'interno del mulino è liquido, proprio perché con il calore i semi di cacao si ammorbidiscono Sì, sì, sì. per via del burro di cacao. Che Como ha, una mantequilla. che ha il cacao dentro. Sì? Non si mette niente No. di più. Allora, in realtà i semi di cacao hanno di solito, ma è una media, una stima, il 50% di burro di cacao. Poi ci sono varietà che hanno un po' più di burro, che ne hanno un po' di meno, però di base quella è la percentuale. Ahora te lo pongo. A ver, capitán. Si no me pongo la mía de Nike. No se dicen marcas aquí. Y si quieres que salgamos Nike en el vídeo, pues, a ver, enróllate y... Ala. Questo? E questo. Così?
Grazie. Ok. Para entrar en el laboratorio no hay que contaminar el producto, muy específico de Bonaggiuto, entonces nos vestimos en consecuencia para no contaminar el laboratorio. Siamo pronti. E allora andiamo. Andiamo. Esperamos, te voy a atar aquí detrás. ¡Wow! Es fabuloso esto, madre mía. Dopo. Te danno Concentración aquí, amor, te vas a saltar. No, vas a saltarte etapas. Quindi qui è come otteniamo la massa di cacao. I semi macineranno all'interno del mulino in realtà per davvero tante ore, possono arrivare ad avere bisogno di questa rotazione anche per 18-20 ore. Ah, 18-20 horas. La siguiente etapa es poner la semilla de cacao dentro de este aparato y con el calor realmente se vuelve como líquido, porque la semilla tiene 5% de cacao y como 50% de cacao y 50% de vamos a llamarlo mantequilla, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y se vuelve líquido. 50 es un aproximado. Aproximación. De decir 50% burro de cacao, que en español dice manteca de cacao. Manteca, burro, que no sabía cómo traducir burro, manteca de cacao, que es en español, y el otro 50%, que viene siendo como relativo, porque nunca es 50-50, sino un relativo, es el sólido, que es donde cuando extraes el polvo de cacao. Entonces tienes sólido y tienes la grasa. Claro, ok. El sólido y la... Ok, sí. ¿Mejor? Sí, gracias. Y esta es la máquina pequeña para hacer una muestra, pero la grande es Questa qui. esa, claro, es hacer una cantidad más importante. Ok. C'è da dire che la massa di cacao quando è dentro il mulino, considerata che la temperatura è più alta, è liquida. Poi però quando la massa di cacao torna a temperatura ambiente solidifica di nuovo. Ok. Perché il burro di cacao o in frigorifero o anche a temperatura controllata riesce a solidificare. Quindi se prendessimo la massa di cacao e la lasciassimo raffreddare a temperatura Se vuelve sólida. ambiente, diventa proprio così. Está líquida mientras está caliente, luego se enfría y, claro, es una masa dura. Ok. Abbiamo visto solo come si ottiene uno dei due ingredienti del nostro cioccolato. Il nostro cioccolato infatti è composto solo da massa di cacao e zucchero. Non c'è acqua, non c'è latte, non c'è l'aggiunta di burro di cacao e non c'è lecitina di soia. Quindi è molto essenziale, sono massa di cacao e zucchero. La particolarità principale è che viene lavorato a freddo, quindi viene temperato ad una temperatura molto bassa. Questa fase la facciamo dentro la temperatrice, che è questo macchinario qui. Vale. El chocolate de Bonaggiuto solo tiene Massa di cacao, la masa que se acaba de hacer y agua, y azúcar, perdón. No se añade ninguna cosa más, o leche de soja, otro tipo de productos. Y se meten en esta máquina. sì, e lo sottoponiamo ad una curva di temperatura. Quindi il cioccolato va dai 28 ai 32 gradi fino a 40-42 e poi di nuovo 28, 31, 32 e così via. Questo processo si chiama temperaggio e serve a mantenere la struttura del cacao. Questo perché nel cioccolato industriale il cioccolato viene cotto a temperature molto alte, arriva ad essere cotto anche a 80-90 gradi. E non è È una temperatura molto alta, troppo. troppo alta,
che in effetti distrugge la struttura del cacao e quindi ha bisogno della lecitina di soia, di uno stabilizzante, di un conservante, altrimenti non riesce a raffreddarsi e a diventare di nuovo solido. Nel caso di questo cioccolato sono sufficienti massa di cacao e zucchero a bassa temperatura per avere un prodotto molto stabile e durevole nel tempo. De 28 Dai a 28 ai 31-32 Vale. e poi 40-42 gradi. Vale. La temperatura oscila entre 28 y 42 grados. 42. Sì? Quindi cosa succede? Quando mettiamo la massa di cacao dentro la temperatrice a 40-42 gradi la massa di cacao si scioglie ed è quindi allo stato liquido. Quando però noi aggiungiamo lo zucchero non arriva a sciogliersi, lo zucchero rimane intero. Quindi la caratteristica di questo cioccolato è che ha una consistenza molto granulosa. Sí. La característica, perdón, del chocolate que elaboran aquí en la casa Bonaggiuto es que el azúcar no se derrite del todo, hay como pues el azúcar cristalino, Cristal de azúcar. las pelotitas, los cristales, están dentro de la tableta. De hecho, luego lo probaremos seguro. Sì. Ma vi facciamo vedere per renderlo più chiaro come viene lavorato il cioccolato in passato. Se foste venuti qua fino a qualche anno fa, infatti non esistevano tutti questi strumenti, la lavorazione avveniva a bagnomaria. Prima. In passato, sì. Ok. Infatti Gabi ha già preparato per noi il composto per fare le nostre tavolette storiche. Antiguamente, bueno, antes de tener todos estos aparatos, antes lo hacían a baño María. E qui abbiamo 50% di cacao, 50% di zucchero e un pizzico di vaniglia. Ok. 50% de cacao, 50% de azúcar y una pizquita de vanilla. Esa non vi cansare di comer un E adesso possiamo spostarci di qua perché andremo a vedere come il cioccolato si faceva. Quindi in passato si porzionava una tavoletta per volta in queste formine di alluminio. Antes se hacía así, se utilizaban los moldes de aluminio, pero ahora ya no se utilizan los moldes de aluminio. Adesso dovreste riuscire a vedere ovviamente lo zucchero che non si è sciolto, perché il cioccolato appunto ha tutti questi cristalli interi. Come si vede però la consistenza non è ancora molto omogenea. Quindi l'ultimo passaggio che si faceva in passato era la battitura. Voglio farlo io. Allora lo facciamo fare prima Gabi così per vedere come si fa. Certo. Cuidado porque se vuelca y va a haber chocolate por todo. Así. Perfetto. Salve. E allora questa è la nostra bottega storica. Da quella finestrella potete vedere il laboratorio, che è il laboratorio di produzione dei dolci. È uno stile una farmacia. Sì, sembra quasi una farmacia. Sì, anche mobili, anche Bellissimi. Sì. Bellissimi. un posto bellissimo. Sí. Y del otro lado es el laboratorio que lo llaman y ahí hacen la pastelería. Bueno, Della dolceria e pasticceria, sì. os voy a contar una cosa muy curiosa. Estos chocolates que ves aquí en forma de ravioli, pues son hechos únicamente aquí en Bonaggiuto. Los aztecas se fijaron que la carne cocida en pocas horas se pone mala, pero si la enrobamos de, ¿cómo se dice en castellano? La rodeamos de chocolate, pues
se conserva mucho más enrobé. ¿Me entendéis, no? Bueno, vais a aprender francés. Eran los españoles y no era envuelta en chocolate, era envuelta en la masa, en la empanada. No, en chocolate, en el chocolate, en el cacao. Se dieron cuenta que la carne dentro del chocolate duraba hasta un mes sin ponerlo en la nevera. Entonces ellos han cogido esta tradición azteca y hacen este tipo de dulce que es entonces como un ravioli, forma de ravioli, chocolate y dentro tiene carne. Lo probaremos porque nos regaló un echantillón con un montón de chocolatini. Y la tienda es preciosa, es preciosa, toda de madera. 80% di cacao più un pizzico di sale e questo è 90. 80 con un piccolino de sal, 80% un poco de sal, Questo è l'80. 80. So, these two are the first two bars we made. They both have the original recipe that at the time was 50% of sugar. A mí me piace, a te no. All the other bars, A lui le piace con un po' più di zucchero. this is the one with vanilla. Questo è 80 con il sale, 80 con sal, este te va a gustar a te. quindi è sempre abbastanza amaro, però sempre abbastanza nero. ¿Te piace? Poi allora per te Maria, se ti piace quello scuro, questo è il 90%. 90%, este no te va a gustar a ti. And this is the one with cinnamon. Este para ti. Este me piace. Vuoi assaggiare anche il 100? 100. Puro cacao. Puro cacao. Yeah. Anyone? Vamos a comprar un par de estas de 100, porque esta no la encuentras en ningún sitio. No voy a Nadie comprar. las hace. Se están portando realmente súper bien. 100%, vamos allá. 100, capitán. If you'd like to try something else, we have all the steps. So just take a look. Allora, secondo me lui questa è la vaniglia. Questa è quella che abbiamo visto di là, con la lavorazione This storica. is muscovado. Este es con vainilla. Al capitán le gusta con la vainilla. Taste it. ¡Wow! Y cuando notas los cristales, Es estupendo. Immaginavo. Ero quasi sicura. Questa è cannella. madre mía, canela. Muscovado one. Ah, scusa, scusa. Non ci mancherebbe. Canela. Molto buono. We don't have We had the top one. Vamos a comprar una tableta de cada, ¿no? No, cada no, pero de vainilla y de canela. Las de vainilla y de Y la canela. El de 100%, madre mía. Demasiado. Bueno, es que está siendo esto un espectáculo. No, estáis En un bien. momento hay que cortarlo. Lo que estamos viviendo, pues ahí lo tenéis. No hay filtro ni nada y estamos disfrutando de verdad muchísimo. Ah, ¿di più? questo qui. Finiamo, perché Questo è l'ultimo. Ah, no, non lo so, io volevo... Questo è al peperoncino. Questo è? Peperoncino. Non lo so. è l'autentico, questo è l'autentico Maya. Pica molto. Ah, sì. Il finale è speciale. Hanno cioccolato anche al 70, all'80, al 90%, però ovviamente è una tendenza un po' più recente. Ok, sì. Ok. E qui
Da quando lo faccio tu, questa... Allora, l'antica dolceria Bonaiuto è stata fondata nel 1880. Oggi siamo alla 6ª generazione della famiglia Bonaiuto. Eso quería decir, porque he buscado realmente un sitio que llevada desde hace un montón de años por 6 generaciones, apasionados de este producto. Ok. Sì. ¿Y da cuándo siete qui? In questo stabilimento, adesso questo fattorio l'abbiamo aperto proprio qualche anno fa, Ok. appena nel 2018-2019. Il negozio così è com'è, quindi col mobilio e tutto quello che trovate lì all'interno dagli anni 90. Ok, dopo Andiamo a dare un'occhiata anche di là. Ok. Allora, noi di solito prima dei tour andiamo a vedere qualche foto del mondo del cacao, però sono solo fotografie, se volete quelle le saltiamo così possiamo direttamente... Beh, filmiamo dopo, Ok, sì. sarete voi Sì, poi sì. a decidere. Sì, tu fa come lo ha pensato Ok, tu e dopo... perfetto. Grazie. Allora, ovviamente adesso abbiamo parlato tanto di questo cioccolato, ma ovviamente è un cioccolato fatto... Aspetta, Sì, la riprendo. sì, è sufficiente. Allora, noi di solito andiamo alla ricerca di tracce, per esempio di spore, eventuali muffe, potrebbero esserci anche dei parassiti Certo. che magari non erano presenti all'origine ma che si sono sviluppati durante il trasporto. Quindi noi di solito ci basiamo proprio sull'aspetto delle fave di cacao, ma abbiamo anche delle tabelle comparative per controllare nel caso in cui il colore per esempio è un po' sospetto, abbiamo proprio delle griglie da verificare per accertarci che sia buono. Ok. Quando arriva tutto il prodotto, Sì, 1% si fa viene così con tagliato. questo. Ok. Sì. E poi, se il controllo qualità viene superato, il resto del sacco viene pulito. E la pulitura è una fase molto delicata perché consiste in realtà nel rimuovere tutto ciò che non può essere utilizzato per la lavorazione. Después es el momento de limpieza, que hay una selección de los granos, los que... Questi non servono? no. Questi sono semi danneggiati, questo è rotto per esempio. Ah, perché hanno delle cose. A volte possiamo trovare... Questo, anche questo non va bene? No. Ok. Si Ok. possono trovare anche delle pietre, si possono trovare dei rametti, delle foglie, quindi è il momento esatto in cui si rimuove tutto ciò che non può essere lavorato. Questo si fa a mano. Questo viene fatto tutto a mano, Tutto un sacco che da quanti chili? circa 67-70 kg. 67 kg, tutto questo si fa a A poco lo si svuota qui, sulla griglia. Poi quello che viene pulito viene messo in dei contenitori e si continua ancora finché il sacco non è stato completato. Quindi è un'operazione molto lunga, molto meticolosa, richiede davvero tanta attenzione. Anche artesanale, Sì, fa tutto a mano, sì. uno in uno. Beh, siamo comunque una piccola impresa. È vero che abbiamo delle salde radici, però in effetti siamo una piccola azienda, quindi soprattutto per quanto riguarda questo laboratorio, tutto ciò che può essere fatto manualmente viene fatto a mano. Ci sono delle fasi che vedrete sono state meccanizzate per praticità, però sì, quello che può essere fatto molto importante però è che spesso le bucce rimangono attaccate alla granella perché il pezzettino magari è troppo grande del seme di cacao e quindi tutto cade verso il basso. Certo. Quindi quando quella bacinella è piena la rimettiamo dentro la tramoggia, così le bucce le spezziamo in pezzi più piccoli. Cuando está lleno, el recipiente este se vuelve a introducir dentro de la máquina para que aspiren el último polverito de la piel seca. Muy bien. Elaboración total. Gracias Virginia. Grazie. Dopo? Dopo abbiamo all'interno di quella bacinella la granella di fava di cacao e questa la utilizziamo per fare il cioccolato. Questa qui è la buccia. La buccia, sí. Sí. La suciedad, todo lo que se ha quitado. Questo in realtà è un ottimo fertilizzante naturale, quindi può essere utilizzato per concimare il terreno. Ok. Voi lo buttate questo? Noi in realtà lo diamo a degli agricoltori locali. C'è un amico della dolceria che passa a prendere i sacchi Ok. e poi li butta proprio nella terra per La sua fertilizzare. azienda? Sì, Azienda? nella sua azienda agricola, sì.
perché anche se non c'è cacao per poter fare il cioccolato è comunque ricco di sali minerali, di vitamine, quindi Ok. ottimo comunque per il terreno. In qualche piantagione ci fanno il tè de cacao, quindi un infuso a base di buccia di cacao. Claro. Infusión de cacao. Ok. Adesso un altro passaggio molto importante è la macina. Dobbiamo trasformare i semi di cacao, la granella, in massa di cacao. Ah, ¿y cómo se fa? ¿Cómo si fa questo? Allora, se foste venuti a trovarci tanti anni fa, fino a qualche decennio fa, avreste trovato il metate in azione. Quindi avremmo messo un piccolo bracerino sotto la pietra e poi avremmo Claro. macinato i semi di cacao Claro. finché non raggiungevano una consistenza pastosa. Claro, los aztecas lo hacían así. Mira, clac, 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 para transformar todos estos trocitos del grano en una masa chocolatera Massa di cacao. de cacao. Mira cómo lo hacían antes. Sí. E questo movimento ci serve a rendere il cioccolato più liscio e uniforme. Se vedete sulla superficie si sono create delle piccole bollicine. Sí, Quello è l'ossigeno che prima era all'interno della tavoletta e adesso con questo movimento è salito in superficie. Quindi adesso hay siamo sicuri. pelotitas de aire porque con este movimiento el oxígeno que estaba dentro sale a la superficie. Bueno, la verdad es que sí que se ven las pelotitas de aire. E un'altra cosa molto importante è la presenza del burro di cacao che riveste tutta la tavoletta. Infatti fuori il nostro cioccolato è molto lucido, ma all'interno rimane comunque molto granuloso, molto grezzo. E adesso Gabi ci fa vedere le tavolette bean to bar. Quindi oggi in laboratorio si utilizza il policarbonato. Lo que se hace hoy en día se hace así. E questa è la battitura. Menos rumoroso. Meno rumoroso, meno faticoso. ¡Wow! E adesso dovrà riposare in frigorifero per circa un paio d'ore. ¿Cuánto ori? 2, 2 ore. più o meno. Ok. Noi adesso l'abbiamo già preparato ovviamente per farvi vedere il risultato. Guarda. Mi piace molto, eh? Quindi dopo un paio d'ore in frigorifero le tavolette saranno solide e già pronte. E voilà! In passato, nella tradizione di Modica, queste tavolette non erano pensate per essere mangiate, erano pensate per essere una bevanda. Da una tavoletta si ottenevano 4 tocchetti, quindi 4 tazze di cioccolata calda. Ah. Que antiguamente cuando se elaboraba así y que salía así, no estaba pensado para comerse así como lo comemos ahora, era para beber, como el chocolate espeso de Can Juan de Saigo. Pues entonces era una taza, 2 tazas, 3 tazas y 4 tazas de chocolate espeso. ¿Freddo o caldo? Caldo, Quindi caliente. un tocchetto di cioccolato in una tazza d'acqua bollente. Ah, de agua, se añadía. Al baño María. Allora, se si voleva fare proprio la cioccolata in tazza, in realtà non per forza bagnomaria, quindi si prendeva il tocchettino e si metteva dentro Dell'acqua la tazza. calda, E no? poi si mischiava finché non si scioglieva. Brutal, ¿no?
No sé, decidme en comentarios si nos parece súper interesante este vídeo un poco original de este verano 2024, porque queríamos enseñar pues cositas del país, del sitio que visitamos, muy particulares. Dopo si mangia! Ma certo. Wow, muy, molto interesante. Bueno, Sí. de que lo comemos ya no lo van a ver. Ya. O sí, a lo mejor. Lo vamos a cortar aquí. No, pero falta la zona de la pastelería y la tienda. Les vamos a dejar unas imágenes. Sí. Sí. ¿Os ha gustado? Decirlo, ¿eh? Así que este vídeo lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Dejadnos ahí comentarios si este tipo de vídeos que vamos viendo, los artesanos de los sitios por donde vamos pasando, os interesa. Si os interesa, seguiremos investigando, mandando emails para que esta gente estupenda nos reciba y nos dediquen un poco de su tiempo, o mucho, de hecho, mucho de su tiempo, para que podamos nosotros realizar este tipo de información. Si os gusta, ponerlo, y si os gusta, seguiremos haciéndolo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Ciao.